presento X-Trace 320. 320 sta per la lunghezza massima in centimetri di questo accessorio. Ma cosa è? Si tratta di un supporto di montaggio, comunemente chiamato travometro, estensibile da 120 a 320 cm per realizzare travi agonistici incollati in serie. Questo è X-Trace 320 così come lo ricevi a casa, il corpo centrale estensibile e la busta dei componenti. La particolarità di questa busta di componenti è che non necessita in alcun modo di utensili come pinze o cacciaviti, è possibile montarlo a mano e adesso lo andremo a vedere. Iniziamo dal corpo centrale, arriva già con le ghiere di bloccaggio dei componenti estensibili. Le ghiere non sono bloccate, possono essere incollate, ma consigliamo di non incollarle perché essendo questo un accessorio che lavora in piano, una volta bloccato non si muove, soprattutto perché adesso ci servirà la possibilità di andare a togliere la prima ghiera per inserire i due corpi centrali con i piedini. Vediamo adesso invece tutti i componenti che arrivano nella busta X-Trace. Abbiamo i due piedini che sono quelli che vanno sul corpo centrale, 6 portapettini che li riconosciamo dal colore bianco, 6 pettini che in dotazione arrivano di colore azzurro, ma eventualmente è possibile anche costumizzare il proprio X-Trace scegliendo i colori della propria bandiera, della propria nazione o della squadra del cuore. 2 ponti portapettine o portaguida con la riduzione media per l'elemento intermedio e 2 ponti portapettine o portaguida con la riduzione più grande per l'elemento esterno, quello più piccolo. Troviamo una guida già montata su un ponte, guida per incollare compresa di 2 riduzioni per essere utilizzata su tutte e 3 le misure del travometro, con la riduzione intermedia al centro e con la riduzione più grande esterna. Questa guida può essere spostata rapidamente. Altre 2 guide a supporto scorrevoli che possono essere intercambiate su qualunque ponte, così da avere un travometro già pronto con le 3 guide laddove dovremo mettere i nostri 3 snodi. Infine troviamo le 20 mollette in acciaio inox, esclusive X-Trace con la tensione giusta per realizzare i nostri travi, che verranno montate sulle testine a pettine esterne, ed una bustina di tasselli adesivi da 10 a 320 da poter applicare sul nostro X-Trace a piacere a seconda di come noi siamo abituati ad aprirlo per realizzare i nostri travi. Andiamo adesso ad assemblare il nostro X-Trace, partendo dall'inserimento dei piedini centrali. Allento la ghiera più grande, questa, e tiro via l'estensione compresa la ghiera. Inserisco il primo piedino dall'esterno, che poi potrò bloccare tramite i pomelli esterni, e rimetto al loro posto le estensioni esterne. Faccio salire la ghiera di bloccaggio e blocco. Ora l'altro lato. Stessa cosa. Allento la ghiera, tiro via i 2 componenti esterni che sono da 50 cm l'uno e inserisco il piedino dell'altro lato. Rimetto a posto i componenti esterni, faccio salire la ghiera e blocco. Ora X-Trace ha 2 piedi d'appoggio. Partiamo da qui. Andiamo ad inserire
i due ponti portapettine o guida negli elementi intermedi. Li riconosciamo, come detto già in precedenza, dallo spessore della riduzione. Quelli che hanno una riduzione più stretta vanno nell'elemento intermedio, quelli che hanno una riduzione più spessa, anche sotto come basetta, vanno sugli elementi esterni. Semplicemente andiamo a svitare solamente uno dei due pomelli, apriamo la basetta come fosse una finestrella e andiamo a mettere a cavallo il ponte. Mi giro sottosopra, richiudo la basetta e vado ad avvitare il pomello. Tra l'altro questi pomelli qui di chiusura hanno la stessa altezza della basetta centrale, così quando X-Trace è aperto, se dovesse essere aperto comunque su un piano, oltre ad avere le basette centrali ha anche i pomelli di battuta, evita di dondolare. Adesso andiamo a inserire l'altro ponte portapettine o guida nell'elemento intermedio di sinistra. Ripetiamo l'azione, svitiamo un pomello, apriamo, tiro fuori un pochino l'elemento, lo metto a cavallo, giro sottosopra il mio X-Trace, chiudo e fisso. Questi ponti sono scorrevoli sull'elemento, si possono spostare e fissare tramite i pomelli laterali. Stessa cosa ovviamente possiamo fare con le gambe interne, e quindi se abbiamo un tavolo piccolo dove poterlo appoggiare possiamo chiudere le gambe. Se abbiamo un tavolo che ci permette di aprirle tutte, come questo, in questo caso un tavolo da 120 cm, possiamo portare le gambe esterne. Tuttavia, una volta che abbiamo appoggiato le gambe centrali, possiamo aprire X-Trace al massimo a 320 senza che questo possa sbilanciarsi su un lato o sull'altro. Adesso andiamo ad inserire i ponti portapettini o guide sugli elementi esterni, quelli più piccoli, e i ponti che vanno sugli elementi esterni, a differenza dei precedenti, hanno una basetta più alta e una riduzione più spessa. Mi chiudo un po' le gambe adesso per praticità di video, apro l'elemento esterno e vado a posizionare il ponte a cavallo dell'elemento esterno. Giro sottosopra, chiudo la basetta e vado a fissarla con il pomello. Giriamo X-Trace e andiamo ad applicare l'ultimo ponte esterno a sinistra. Apro, metto a cavallo, giro il travometro sottosopra, chiudo e blocco. Blocchiamo i pomelli, lo portiamo a filo e andiamo a bloccare anche i pomelli laterali. Allento un po' la guida, lo chiudo un po' per rimanere in video. Stessa cosa farò nell'altro lato, porterò esterno l'ultimo ponte. Ok, adesso abbiamo montato i 6 portapettini o guida, ma perché per tutto questo tempo l'ho chiamati portapettine o guida? Perché X-Trace ha un sistema esclusivo, unico, che permette di intercambiare, grazie ad un ponte scorrevole, sullo stesso corpo il pettine che si inserisce in modo scorrevole a battuta, oppure la guida fino a battuta. Così con lo stesso corpo noi possiamo decidere se avere 6 pettini oppure 4 pettini e 3 guide, oppure
customizzarlo a nostro piacere. L'inserimento è rapido e anche in questo caso non necessitiamo di nessun utensile. Il sistema di bloccaggio di questi ponti portapettine o guida è dato da questi pomelli che spingono la levetta di plastica e vanno a bloccarsi senza graffiare l'alluminio. La guida è l'altro accessorio che troviamo all'interno della busta, che arriva senza basetta inferiore ma con due riduzioni, perché questa serve solamente per avere un punto di riferimento, appunto quindi una guida per incollare in modo perfetto, dove faremo cascare all'interno del canale le tecnosfere o le girelle. All'esterno andremo a mettere le perline da incollare, così da avere tutta una riga perfetta di snodi, visto che con questo travometro faremo dei travi tutti uguali in serie e allora li avremo tutti in modo perfetto. Ma se dovessimo spostare la guida rapidamente da un corpo all'altro e ci cambia la misura del corpo, allora la tiriamo fuori, inseriamo la riduzione media per il corpo intermedio oppure la riduzione grande se dovessimo metterla nell'ultimo corpo, quello esterno. Perché abbiamo due guide in più senza corpo? Perché, come già visto, le guide hanno lo stesso carrello scorrevole dei portapettini e quindi nel momento in cui qui abbiamo 6 corpi portapettini per realizzare i travi, bene o male dovrebbero essere sufficienti 2 pettini esterni con le mollette e 2 intermedi per quanto riguarda una funzione di appoggio rompitratta, e gli altri 2 corpi possiamo tranquillamente utilizzarli per montarci su le guide. Adesso andiamo ad inserire i nostri 6 portapettini sui corpi che abbiamo applicato a X-Trace. Portapettini inseriti, inseriamo i pettini. I pettini si inseriscono semplicemente ad incastro all'interno del canale del portapettine. Andiamo sull'altro lato. Portapettini e 6 pettini inseriti. Il nostro X-Trace 320 inizia a prendere forma. Altra particolarità esclusiva di X-Trace sono le mollette in acciaio inox. Queste sono mollette specifiche fatte fare appositamente per questo travometro in acciaio inox, ma che hanno una tensione adatta ai nylon con i quali realizziamo i nostri travi. Le mollette in dotazione sono 20 e ne vanno 10 sul pettine di destra, 10 sul pettine di sinistra in modo perfettamente speculare, e vi faccio vedere come. Per applicare le mollette in modo speculare partiremo dal terzo dente del pettine inserendo la molletta. La molletta è dotata di un loop chiuso su un lato, che è quello che andrà ad abbracciare il dente del pettine,
e dall'altro lato avremo un loop aperto che farà da gancio per agganciare la nostra girella o la nostra asola nel momento in cui metteremo in tensione il tiro per andare ad incollare. Andiamo a vedere come inserire le mollette sul pettine, sui denti del pettine, per far sì che queste siano spegulari destra e sinistra. Come detto, il loop chiuso va ad abbracciare il dente e ovviamente le metteremo nel verso in cui il gancio aperto è verso l'alto. Inseriamo la molletta nel terzo dente, quindi contiamo 1, 2 e nel terzo dente inseriamo la prima. Adesso dalla seconda in poi conteremo 5 denti. 1, 2, 3, 4 e al quinto inserisco. 1, 2, 3, 4, inserisco al quinto. 1, 2, 3, 4, inserisco al quinto. 1, 2, 3, 4, inserisco al quinto. Le mollette ora sono spegulari perché l'ultima molletta l'ho agganciata al terzo dente, quindi parto da destra, parto da sinistra, le prime due, questa e questa, sono sempre al terzo pettine. Seguendo questa formula, nel pettine frontale le mollette capiteranno in modo perfettamente spegulare e ne avremo 10 e 10. Ultima molletta inserita del pettine di destra. Adesso abbiamo i due pettini esterni con 10 e 10 mollette perfettamente spegulari. Altro accessorio che trovi all'interno del packaging X-Trace è questo. Sono dei tasselli stampati adesivi da 10 a 320 che potrai applicare sul tuo X-Trace a piacere, a seconda di come sei abituato ad aprirlo, per avere dei punti di riferimento per poi realizzare i tuoi travi con le tue misure adatte. 320, come detto, è la lunghezza massima di X-Trace e adesso andiamo a vedere come portarlo alla lunghezza massima. Abbiamo detto che il corpo centrale è 120 cm, è dotato di due estensioni laterali da 50 cm l'una e quindi abbiamo un 50 cm a destra e due estensioni spegulari di 50 cm a sinistra. E quindi abbiamo 120 al centro, 50 50 a destra, 50 50 a sinistra per un totale di 320 cm di lunghezza. Facendo poggiare i piedi centrali, X-Trace può essere aperto anche su un tavolo molto stretto come questo alla massima estensione di 320 cm. E prendendo spunto da un sistema di incollaggio di un mio caro amico, X-Trace è utilizzabile anche in verticale. Le testine portapettine sono della stessa lunghezza dei piedini. Questo significa che X-Trace può essere anche poggiato in verticale e può essere lavorato con i travi in questo modo. Come già spiegato a inizio video, i pettini in dotazione standard sono azzurri, ma possono essere personalizzati a seconda dei colori preferiti e quindi si sfila il pettine e se ne inserisce un altro di un altro colore. Ma questa intercambiabilità di pettine fa sì che noi possiamo anche intercambiare il pettine dotato di mollette e portarlo internamente, perché se abbiamo bisogno di lavorare su travi corti e le mollette sono esterne, non dobbiamo
togliere la molletta e cambiarla di pettine, ma è molto più semplice allora estrarre il pettine, tirare via il pettine con le mollette e metterlo nel canale che ci serve, che può essere quello interno, quello intermedio o quello esterno. In questo modo la rapidità di intercambiabilità pettine porta un grandissimo vantaggio ad X-Trace. Possiamo decidere di avere i pettini interni per travi molto lunghi che possono farci da supporto e quelli esterni dove andare ad agganciare il capocorda e il fine corda, e se quello intermedio non ci serve possiamo addirittura toglierlo e sostituirlo con una guida, perché se il trave è lungo e stiamo utilizzando i pettini esterni, molto probabilmente a questa altezza vicino al capocorda o fine corda avremo sicuramente uno snodo, e allora la guida qui ci viene in supporto. Quindi a questo punto una configurazione tipica di X-Trace per un trave a 3 braccioli potrebbe essere senza dubbio una guida vicino al capocorda, una guida vicino al fine corda e la terza guida al centro. In questo caso avremo una configurazione tipica con capocorda, fine corda, snodo, snodo e snodo al centro, un classico trave a 3 braccioli. E qui abbiamo 2 rompitratta che ci aiutano a sostenere il trave. In merito al trave c'è da dire che proprio grazie alle mollette estensibili da 3 a 6 cm con X-Trace vengono perdonati anche i tipici errori da principiante, magari quelli dove all'inizio non si riesce a fare i travi tutti della stessa lunghezza, e quindi andando a recuperare 3 cm a destra, 3 cm a sinistra possiamo avere una differenza di trave tagliato più o meno 10-12 cm ed averli sempre tutti in tiro per l'incollaggio. X-Trace non è ottimo solamente come travometro, come supporto per realizzare i travi, ma è anche ottimo poi per agganciare i braccioli sui nostri travi, perché avendoli in tiro riusciamo facilmente poi ad armare i nostri travi. In questo caso io ho una girellina ad aggancio rapido con l'asola, ma indifferentemente che sia una perlina, girella perlina, una tecnosfera, avendo il trave in tiro io riesco a mettere i braccioli sui miei travi già pronti, senza calcolare poi il fatto che quando abbiamo il trave ben teso sul nostro travometro con i 3 braccioli agganciati che cascano a terra, questo è il miglior sistema che ci permette di poter avvolgere il nostro trave su ruzzola anche nel caso di 3 braccioli come in questo caso, senza rischiare grovigli nel momento in cui lo andiamo a sciogliere. E come facciamo? Partiamo dall'amo, e questo possiamo farlo solamente se il nostro trave è teso, è in tensione, quindi capocorda e fine corda agganciato. Partiamo dall'amo e andiamo ad avvolgere. Quando arrivo, allora posso sganciare il mio capocorda, ma prima di proseguire prendo l'altro amo, quello centrale, lo capovolgo verso l'alto e quando sono arrivato all'altezza dell'amo lo aggancio e continuo ad avvolgere. Dopo che ho passato lo snodo dell'amo, prendo l'ultimo amo, lo capovolgo e lo aggancio e continuo ad avvolgere fino ad arrivare al fine corda che era tenuto in tensione dalla molletta, che andrò a bloccare con uno spillino. Tirare via lo spillino, agganciare il piombo, in questo modo srotolo, è andato in giù, mi trovo primo amo, secondo amo, attacco la girellina che va nell'attacco rapido del mulinello e terzo amo, senza grovigli.
Abbiamo eseguito un paio di esempi di incollaggio, tra cui una sola incollata, uno snodo realizzato da perlina, microgirella perlina, e uno snodo realizzato da perlina, tecnosfera perlina, utilizzando la guida. In questo caso, per stare in video, abbiamo realizzato dei travi molto corti e infatti poi abbiamo utilizzato anche il pettine che era esterno, l'abbiamo sfilato e inserito sul ponte centrale, quello vicino. Questo per far vedere la modulabilità di X-Trace e che cosa è possibile realizzare con questo travometro. Quindi qualunque sia il tuo metodo di incollaggio, di costruzione trave, girella capocorda o asola, aggancio rapido del piombo o asola finale, tecnosfera, girella, microgirella, che tu sia un surfcaster, un agonista oppure un pescatore sportivo che deve costruirsi i suoi travi per la pesca in mare, dalla spiaggia, oppure per la pesca dalla barca o comunque per la canna da riva. Indifferentemente da questo, X-Trace sarà sempre e comunque il tuo alleato principale per la realizzazione dei tuoi migliori travi. X-Trace 320.